momento storico in cui stiamo annegando nell'odio. Nel momento in cui un professore a scuola prende un ragazzino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io vorrei, non sono madre, ma mi piacerebbe che domani mio figlio nascesse in un'Italia bella, sana, pulita, coraggiosa, rispettosa dei diritti di tutti e del diritto di pensiero e di parola. Io non sono arrabbiata. L'unica cosa che mi dispiace profondamente è che mia madre e mio padre in queste ore hanno letto dei messaggi veramente brutti, violenti e cattivi. A me dispiace per loro perché nessun genitore vorrebbe vedere la sua figlia trattata così per aver detto una cosa tra l'altro tranquilla, un pensiero libero. E quello che voglio dire ai miei genitori è che io sto bene, ho le spalle larghe perché mi hanno cresciuta così. E quello che voglio dire a tutte le persone che in questi giorni mi hanno offesa, infangata, con parole forti e violente, che fanno quasi paura, voglio dire a loro che non fa niente, perché io non diventerò mai come loro, mai. Il mio palco sarà sempre fonte di luce e di amore e di rispetto per tutti, anche se questo significa prendersi la merda in faccia. E voglio ringraziare tutte le persone che in questi giorni invece mi hanno sostenuta con grandi parole d'affetto. E voglio ringraziare voi stasera per essere qui in questa serata così difficile, ma che si sta trasformando in un concerto memorabile e bello di tutta la mia vita. Grazie. Questa è la risposta di Emma Marrone al consigliere Galli, che alla frase "aprite i porti" detta dalla cantante durante un suo concerto, Galli aveva risposto con un commento sui social. Diciamo un po' di altri tempi, anzi, completamente da ignorante. E dice: "Aprile tu le cosce magari, facendoti pagare". Queste sono le parole cretine, riprese immediatamente da mezzo internet, giornali e televisioni italiane. Un attacco scomposto, volgare e condannato persino dalla stessa Lega, che ha poi comunicato l'espulsione del consigliere comunale dalla sezione Umbra del partito. La Lega Umbria si dissocia dai commenti sessisti di Galli. Questo dicono nel comunicato in merito alle tensioni maturate nei confronti di Emma Marrone. Il dissenso non può scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere sono inaccettabili e distanti dai valori espressi dalla Lega. Chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il movimento della Lega. Inevitabile dunque la decisione del segretario regionale Virgilio Caparvi, che sembra abbia deciso di espellere Galli, il quale, come abbiamo visto durante la puntata delle Iene di domenica 24 febbraio, dove un'inviata del programma è andata ad intervistarlo, Massimo Galli, nonostante sia stato espulso dalla Lega per l'offesa ad Emma, non si è mostrato pentito delle parole che ha usato. Anzi, ha fatto sapere che dovrebbe essere proprio Emma a scusarsi con tutti per la frase "aprite i porti". Alle Iene, poi, che hanno provato a risolvere la situazione invitando il diretto interessato a chiedere scusa alla cantante, ha detto che le scuse le farà sul suo profilo quando lo vorrà lui. E non saranno di certo loro a dire quello che deve fare. E come se non bastasse, all'inviata del programma, che cercava di farlo giustamente ragionare sulla gravità di quello che aveva detto,
Galli ha risposto che la sua espressione è stata un'iperbole perché nell'articolo c'era una foto di lei con le gambe larghe. Insomma, l'ex consigliere non ha fatto neppure un passo indietro rispetto alla posizione drastica che ha preso nei confronti di Emma, tanto da arrivare a dire che non vuole chiedere scusa perché non era sua intenzione offenderla e che le sue parole sono state anche fraintese. E che al massimo dovrebbe essere lei, Emma, a scusarsi per aver detto aprite i porti. Le parole di Massimo Galli non sono state fraintese. Il messaggio era forte e chiaro. Non c'è neppure bisogno di spiegare il perché e sono sicuro che anche lui sapeva bene quello che stava facendo. Galli ha pensato bene di rispondere con una battuta misogina, scatenando le reazioni immediate del mondo dei social e di quello della politica, probabilmente per farsi un po' di pubblicità. È stato immediato, infatti, come è normale che fosse, il provvedimento di espulsione del consigliere dal partito della Lega. Massimiliano Galli è un militante della Lega e consigliere comunale ad Amelia. Il fatto è che Massimiliano Galli era già recidivo sui social. Nel luglio del 2017, quando all'epoca era assessore, aveva espresso sempre su Facebook un commento anti-Islam, rendendosi protagonista di un'altra polemica gigante, che gli era costata infatti le dimissioni da assessore dalla giunta di centrodestra con a capo il sindaco Laura Pernazza. All'occasione infatti disse proprio questo: in Siria c'è in atto da più di 12 anni una guerra civile tra musulmerde. La differenza la fa il fatto di essere uno sciita e uno sunnita. Secondo il mio pensiero si dovrebbero ammazzare tutti, fino all'ultimo individuo siriano. Beh, speriamo proprio di non vederlo più a ricoprire cariche politiche. Ed è bene ricordare che siamo noi che gli diamo e ridiamo la poltrona a questi, prendendo con leggerezza comportamenti o frasi indecenti, oltre ad essere incivili, chiaro? E poi ci incazziamo solo quando cose come queste ci toccano da vicino. Grazie e alla prossima.